Ciao a tutti, sono Daniele Lippi, sono lo chef del ristorante Acquolina da ormai 5 anni. Il ristorante Acquolina ha conquistato 3 anni fa circa le 2 stelle Michelin. Ad Acquolina proponiamo una cucina con radici mediterranee con una visione innovativa. E infatti oggi sono qui con Italia Squisita per presentarvi uno dei piatti storici della cucina romana, ovvero la coda alla vaccinara. Nella prima versione la rappresenteremo secondo una mia reinterpretazione, ma mantenendo una connessione ben salda con la tradizione. Invece nella seconda versione avremo un'espressione completamente vegetale della coda alla vaccinara. Questo piatto nasce a Testaccio, uno dei quartieri storici di Roma, e si racconta che i vaccinari che lavoravano al mattatoio, non godendo di un salario, venivano pagati attraverso dei tagli di carne con poco valore, quindi la coda, la lingua, le animelle e tutte le frattaglie. Quindi secondo questo aneddoto i vaccinari preparavano questa coda facendola stufare ore e ore con una base vegetale composta da carota, sedano, cipolla, aromi come alloro, ginepro, del lardo. Affogavano tutto con del vino, del pomodoro e lasciavano cucinare per ore. Si dice che c'è una piccola aggiunta di cacao e uvetta e pinoli all'interno della coda, e in questo caso noi andremo a rileggere questo piatto in chiave completamente mediterranea, sostituendo il cacao con la carrubbe, che proviene da questo albero di leguminose, una pianta antica del Mediterraneo che ha queste note fruttate e aromatiche simili a quelle del cacao. Quindi partendo dalla coda viene tagliata in pezzi, viene salata, aggiunto del pepe. In una casseruola la cominciamo a rosolare su tutti i lati, come se dovessimo fare un brasato, proprio per andare a caramellizzare bene le proteine della coda, che poi conferiranno più sapore al nostro fondo. Successivamente andiamo a utilizzare la tecnica della cottura a pressione. Tutto questo per velocizzare i tempi di cottura. Nella pentola a pressione andremo a mettere una base vegetale come carota, sedano, cipolla, un mazzetto aromatico composto da aglio, rosmarino e alloro, chiodi di garofano e del ginepro. Una volta rosolata la coda andremo a spostarla all'interno della pentola a pressione. Successivamente andremo ad aggiungere del vino rosso, andiamo a chiudere la pentola a pressione e diamo più o meno una trentina di minuti di cottura. Passati i nostri 30 minuti andremo a tirare via la coda dalla pentola a pressione, andremo a spolparla e andremo a realizzare un cilindro con l'aiuto della pellicola. Una volta freddato lo andremo ad affettare. Realizzato quindi questo cilindro con la coda, la andremo a scaldare giusto per stemperarla per una decina di minuti a vapore a una temperatura di 70-80 gradi, giusto per far sciogliere il collagene e permettere ai grassi di sciogliere. Il liquido all'interno della pentola a pressione andrà filtrato, lo andremo a freddare completamente affinché la parte grassa e la parte acquosa si separino.
Una volta stabilizzato il composto andremo a sgrassare, avendo quindi solamente gli umori della coda, questo intingolo molto saporito, molto gustoso, e andremo poi a utilizzarlo per strutturare la salsa. Lo andremo quindi ad addizionare con un estratto di carrubbe. L'estratto di carrubbe in questo caso viene realizzato proprio con i baccelli della pianta della carrubbe, che andranno prima tostati in forno. Poi li andremo a mettere in un sacchetto sottovuoto con dell'acqua. Cucineremo a vapore per 4 ore a 95 gradi. Questo ci permetterà quindi di estrarre tutto il sapore delle carrubbe, ottenendo quindi questo brodo pieno di sapore di cacao, di tostato. Lo andremo a ridurre fino ad ottenere uno sciroppo. Questo sciroppo poi andrà addizionato all'intingolo della coda. Non voglio chiamarlo fondo perché non è un vero e proprio fondo, ma mi piace utilizzare questo termine perché è praticamente proprio il sughetto di quando eri bambino e spolpavi la coda e ti rimanevano, ecco, le mani sporche di questo sughetto molto saporito. Un altro degli ingredienti che non abbiamo nominato, ma allo stesso tempo ha una valenza importante all'interno della coda alla vaccinara come preparazione, insomma, storica, è il pomodoro. Il pomodoro viene in questo caso lavorato in forno, sono dei pomodori datterini conditi con del sale e pepe. Vengono arrostiti in forno fino a praticamente a caramellizzare bene gli zuccheri, asciugare bene l'acqua e a realizzare quindi questo concentrato molto saporito che andremo a mettere alla base del piatto. Ora passiamo all'impiattamento. Una volta quindi scaldata la coda la andremo ad adagiare sopra questo concentrato di pomodoro handmade. La andremo quindi a glassare con questa base di coda e carrubbe. E guarniremo il piatto con dei veli di sedano rapa, dei finferli sott'aceto. Tradizionalmente la coda alla vaccinara veniva consumata come una seconda portata e a volte il suo sugo, con alcune rimanenze di carne, veniva utilizzato per condire i famosi rigatoni al sugo di coda alla vaccinara. È proprio da qui che nasce l'idea di riutilizzare il sugo della coda attraverso un particolare formato di pasta realizzato da Artisia, ovvero una pasta 3D. In questo caso il formato di pasta che andremo a utilizzare è Petal. La coda alla vaccinara viene sminuzzata. Una volta quindi lessato il nostro petal, lo andremo a freddare e una volta freddato lo andremo a farcire con la polpa della coda. Farcita la pasta 3D, realizzeremo uno spiedo che a sua volta andremo a glassare con il suo intingolo.
passeremo sul barbecue dove andremo a arrostirlo come se fosse una pasta gratinata. Successivamente lo laccheremo con l'intingolo della coda e lo serviremo. Questo spiado di pasta 3D può essere servito anche come un aperitivo. Con la coda alla vaccinara ho un legame particolarmente forte perché mi ricorda mio nonno e mi diceva sempre riguardo la coda alla vaccinara: mi raccomando, quando prepari la coda alla vaccinara metti tanto sedano. È proprio da lì che nasce l'idea di reinterpretare la coda alla vaccinara in versione vegetale, partendo proprio dall'elemento principale che è il sedano rapa, che sostituirà completamente la proteina, quindi della coda. Innanzitutto, con l'aiuto della mandolina andremo a realizzare dei nastri di sedano rapa che poi andremo ad avvolgere realizzando una sorta di medaglione di rosa. Composto il medaglione di sedano rapa, lo andremo a condire con del burro, del sale, del pepe e una foglia d'alloro. Lo avvolgiamo con della carta forno e della carta alluminio. Dopo averlo incartato andremo in cottura nel forno a 160 gradi per 1 ora e mezza. Successivamente andremo a realizzare quello che era il famoso intingolo, il famoso fondo, no? Il famoso sugo di coda, ma lo faremo quindi con tutti gli scarti del sedano rapa e altri vegetali: topinambur, mele, carote, cipolle, pomodori, funghi, un mazzetto aromatico composto da aglio, rosmarino e alloro. Andranno tutti rosolati in forno, quindi come se dovessimo andare a realizzare un fondo di carne. Andremo quindi ad arrosticciare questi vegetali. Una volta arrosticciati li andremo a passare in una casseruola con dell'acqua. Per circa 4 ore dovranno cucinare. Passate le 4 ore andremo a filtrare il tutto, ottenendo quindi questo brodo vegetale che verrà addizionato con una piccola percentuale di riduzione di carrube, proprio per ritornare un pochino al concetto del cacao e la coda alla vaccinara. Andremo a ridurre ancora fino ad ottenere una sorta di glassa. In accompagnamento al tutto abbiamo realizzato una salsa che ci permette di pulire un pochino la bocca, di rinfrescarla attraverso sempre lo stesso sedano rapa, ma con l'aggiunta di aceto e dell'olio d'oliva, che sarà, diciamo, una sorta di purè, una sorta di crema che sarà in accompagnamento a questo medaglione arrostito, molto saporito, glassato di sedano rapa, e rinfrescherà il tutto per permettere quindi di avere il giusto bilanciamento in bocca. Prima di passare all'impiattamento andremo ad affettare il nostro medaglione di sedano rapa. Realizzeremo uno spiedo e lo andremo ad arrosticciare sul barbecue.
e ripetutamente lo andremo quindi a glassare con questo fondo di vegetali arrostiti. Successivamente passeremo all'impiattamento, quindi in questo caso adeggeremo sul piatto questo medaglione arrostito di sedano rapa, lo glasseremo col nostro fondo vegetale e affiancheremo al medaglione questa crema di sedano rapa con un'aggiunta di aceto che ci permetterà di bilanciare perfettamente la dolcezza del sedano rapa arrostito con l'acidità della purea. Oggi vi ho fatto vedere le mie due versioni della coda alla vaccinara, provate a rifarle a casa sia la vegetale che quella più tradizionale. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita e al prossimo video.